Ciao a tutti cari amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone e le tendenze energetiche disponibili per l'amore di novembre 2025. Abbiamo la carta del mago, amici del Leone. È una carta di inizi. Quando c'è la carta del mago di solito si parla di un'azione, di un movimento, di qualche cosa che va in avanti. È un arcano numero 1 e quindi parla proprio di nuovi inizi. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo, compreso il numero di telefono, e in più ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e in questo periodo sto pubblicando un corso base di numerologia. Comunque ognuno di questi corsi ha la propria playlist. Inoltre sono aperte le iscrizioni per il corso di tarocchi di livello intermedio che si terrà a gennaio 2026. Anche di questo video in descrizione oppure pagina web. Se no mi scrivete una mail e io vi mando tutte le informazioni. Allora, partiamo da un 9 di coppe. Un fante di coppe. Fante di bastoni, appeso, 4 di coppe, asso di spade, 2 di coppe e il carro. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, vediamo un po' com'è l'andamento generale del mese e dopodiché andrò a fare vari esempi per i single, le persone che sono in coppia o per le persone che hanno una relazione diciamo non ben identificata piuttosto che clandestina. Allora, partiamo con questo 9 di coppe che devo dire è una bella carta per iniziare il mese, c'è come un senso di soddisfazione. Re di coppe e ruote della fortuna. Andiamo a vedere anche il fante di coppe. Imperatrice e 10 di coppe. Io adesso parlerò, diciamo, con i messaggi che mi arrivano più forti. Cercate di adattare voi la lettura alla vostra realtà se siete single piuttosto che impegnati, ok? Poi dopo arriverò nello specifico ai vari settori. Però la sensazione che ho è che ci sia qualcuno nell'aria che non so se sia ben dichiarata la persona. La sensazione con questo fante di coppe è che possa effettivamente esserci un'offerta. Direi un'offerta di unione, di stare insieme, come un passiamo del tempo insieme. Potenzialmente sento che potrebbe essere un bel personaggio, eh. Andiamo a vedere questo fante di bastoni. 3 di spade, 6 di spade, 5 di bastoni.
Allora, qui c'è qualche tema, secondo me, con il mantenere a distanza questa situazione o questa persona a causa di una sofferenza del passato. Andiamo a vedere l'appeso, perché effettivamente mi darebbe spazio questo appeso per questa serie di carte, perché come un ok, aspetta un attimo, andiamo a vederlo. Regina di coppe. Diavolo. Secondo me la chimica con questa persona è parecchio alta. Sento che da un lato c'è come un'apertura da parte vostra, cioè si parte comunque con un 9 di coppe, quindi è una situazione dove siete comodi, vi sentite bene, state bene. Per qualcuno questo gruppo di carte potrebbe anche voler dire che, perché sono al contrario, è come un mi apro al mondo, sto bene così, ma non so se mi voglio aprire a un re di coppe, all'innamoramento, a quello che potrebbe essere un potenziale partner. Prendetela come vi risuoni, eh. Ok, andiamo a vedere il 4 di coppe perché il 4 di coppe in questo mazzo soprattutto fa riferimento come a un mantenere lontano, a un rifiuto. Come la sensazione che stiate rifiutando qualche cosa. Può essere appunto una nuova relazione, può essere la persona in sé, può essere il cambio della situazione semplicemente perché comunque state benone così come siete. Ok. Per il 4 di coppe abbiamo un cavaliere di coppe e un fante di pentacoli. Qui ci potrebbe anche essere un tema con l'età per qualcuno, se non è un'età geografica, anagrafica, ehm, potrebbe essere un'età a livello mentale. Vi sento come su due livelli diversi. Magari uno ha una situazione economica più prospera dell'altro, piuttosto che una situazione emotiva più tranquilla dell'altro o dell'altra, piuttosto che magari, non lo so, un'ampiezza mentale diversa. Cioè, come se ci fossero delle differenze, non divergenze. Andiamo a vedere l'asso di spade. Regina di bastoni e 10 di spade. Mm. C'è qualche verità che potrebbe venire a galla se foste voi a parlare, e potrebbe essere fortemente così, potreste parlare di tutto quello che volete lasciare indietro, del dolore, dei conflitti interni, delle credenze, di quello che, insomma, è come un aprirsi. Vi dico, voi siete effettivamente propensi ad aprirvi a questa persona. E vi dico che poi arriva un 2 di coppe, quindi questa verità potrebbe come suggellare quest'unione. Andiamo a vederlo. Abbiamo una torre e un 5 di pentacoli. C'è come un accordo qui che si raggiunge, potrebbe essere un accordo fuori dagli schemi. Andiamo a vedere il carro. Dieci di pentacoli. Re di pentacoli e stella. Wow! Romperete certi schemi, secondo me, ma è quello di cui avete bisogno perché qui avete un 6 di spade che è la carta collegata alle credenze limitanti, quindi sì, bisogna tenete presente che l'asso di spade, la spada taglia quello che non serve, taglia i pensieri negativi. Qui abbiamo un 10 di spade, si vuole terminare con la sofferenza
io credo che si spieghi a questa persona o comunque che si parli della situazione, di questa situazione. Tenete presente che il diavolo potrebbe anche essere un condizionamento. Ehm, e quindi ho come l'idea che questo chiarimento porti a nuovi equilibri nell'unione, come se cadessero alcune certezze su questa situazione o su questa relazione e alla fine danno come il passo a questo nuovo compromesso, a questa nuova unione. Qui c'è un obiettivo, un nuovo obiettivo, un'unione di tipo solido. Ah, tenete presente che il 10 di Pentacoli fa anche riferimento ai contratti. E poi abbiamo quindi il carro, che è una carta di movimento, di spostamento, quindi è come se si prendesse una certa strada. Wow, è come un inizio di una nuova strada, di un nuovo percorso, secondo me accompagnati. Però andiamo a vedere settore per settore. Allora, partiamo dai single. Secondo me una persona si affaccia, potrebbe avvicinarsi, come dire, in punta di piedi, ehm, perché comunque voi siete un po' respingenti, qui abbiamo questo 4 di coppe che effettivamente poi c'è un qualche cosa di base che blocca, secondo me, il libero fluire della situazione, dei sentimenti, della relazione. Però c'è come un'offerta, anche se vi dirò la sincera verità, con il fante di coppe l'offerta è un po' deboluccia, però c'è. Secondo me è anche un po' per quello che qui abbiamo la carta dell'appeso, cioè aspettate un attimo, cercate di mettervi anche nei panni dell'altra persona, secondo me, e capirete perché ha questa poca forza, questa offerta che vi faranno. Secondo me all'inizio prenderete tempo, però una volta che affronterete la cosa, una volta che affronterete il tema o direte quello che vi sta a cuore, c'è la possibilità di creare un nuovo equilibrio nella relazione o nel... Giustamente voi siete single. Sì, io definisco relazione anche quella di due persone che semplicemente si parlano, però c'è come un nuovo livello, mettiamola così, è come se si raggiungesse un punto di incontro e di conseguenza c'è come questo nuovo inizio in questa nuova strada. Parliamo un attimo delle persone che invece sono in relazione. Allora, secondo me anche per voi si raggiunge un nuovo punto di incontro. Qui c'è qualche cosa, cioè nel senso voi state bene, ma c'è un qualche cosa qui che fa sì, che ci sia come un blocco, una parete in mezzo, un qualche cosa che non vi permette di andare avanti in questa situazione o in questa relazione. Ed è per quello che secondo me, perlomeno fino alla metà di novembre potreste prender tempo. Tenete, presente che comunque l'appeso è una carta, di fermo, è una carta che parla proprio di uno stop, di qualcuno che è appeso, che non può fare niente, come inerme, impotente. Però di solito quando ci sono questi momenti un po' così di fermo, essendoci l'appeso, c'è la possibilità di vedere le cose da un'altra prospettiva, da un altro punto di vista. È come appunto mettersi nei panni un po' dell'altra persona e secondo me questo lavoro e anche una chiacchiera sincera vi darà modo di destrutturare certi atteggiamenti che voi avete, certi comportamenti di carenza, qualche pensiero potrebbe essere di carenza che avete e semplicemente trovare un nuovo punto di incontro con il partner. Vi dico, anche per voi c'è comunque un mago, c'è comunque questo carro alla fine, parla di una direzione che viene presa, di una decisione che viene superata con successo. Secondo me c'è come un nuovo obiettivo di coppia. Si ritrova un po' la speranza di poter trovare questo punto di incontro, di poter trovare l'armonia, di poter trovare l'unione, la solidità, la stabilità. Per
Per le persone che sono in una relazione poco chiara, clandestina, devo dire che per voi la passione si è un po' spenta. Cioè c'è curiosità, però è anche un punto, secondo me, dolente. Non lo so, è come se faceste fatica ad incontrarvi con questa persona, a incontrarvi proprio fisicamente. O magari vi incontrate, ma non c'è feeling a livello fisico. La sento un po' così questo mese. Devo dire che siete un po' sulle vostre, anche voi, cioè nel senso è come se ci fossero delle differenze per cui non volete cedere, secondo me, anche se poi alla fine ci sarà un qualche cosa che verrà fuori, che verrete a sapere, che vi farà un po' cambiare modo di pensare di questa persona e secondo me anche per voi ci sarà come un nuovo punto di incontro, una nuova strada presa, soprattutto se siete in una di quelle relazioni non ben definite. Vi dico che entro la fine del mese questa relazione potrebbe finalmente avere un'etichetta. Amici, amici con interesse, amici intimi, più che amici, amanti, potrebbe essere fidanzati, potrebbe essere quello che volete. Però c'è come una nuova speranza di poter raggiungere un obiettivo, secondo me, per voi verso la fine del mese. Direi che si parte piuttosto bene e si finisce ancora meglio, ragazzi, perché è come se arrivasse una chiarezza mentale che abbatte certe sensazioni di carenza, certe sensazioni di non essere abbastanza, cioè, secondo me si risolve qualche cosa o è come se si arrivasse al passo successivo. Bene, andiamo a vedere questi oracoli che cosa vi vogliono dire. Love, amore. Parla di amore incondizionato, di auto-amore, di attrazione. Sì, io la parte attrattiva la sento un po' così questo mese, cioè è come se sì, ci fosse ma non si facesse, si flirtasse ma alla fine non si concludesse. Ma ripeto, è come se ci fossero dei problemi a livello, non lo so, è come se ci fossero dei problemi nella sfera, nell'ambito sessuale. Ripeto, magari è perché non riuscite a incontrarvi fisicamente, perché magari non avete un posto dove potervi vedere, perché magari, non lo so, ci sono dei bambini di mezzo e continuano ad esserci cambi di programmi e non si incastrano i fine settimana. Potrebbero esserci mille motivi, però comunque è una carta che ci parla di questa apertura, di questo amore, di questo nutrimento per il cuore. Andiamo a vedere gli angeli del cuore che cosa vi vogliono consigliare. Torna ad essere libero. È il momento di riprendere il controllo sulla tua vita. Sì, vi dico, non state male, però il 9 di coppa è anche una carta di zona di comfort, è come se nessuno volesse cambiare. Probabilmente c'è questa roba da smaltire, però io credo che le chiacchiere siano la chiave del mese, il parlare, il confrontarsi, il raccontarsi, difatti il sentirsi libero di parlare di qualsiasi tema, di affrontare qualsiasi argomento e avere la fiducia che l'altro possa capire. Fai uno sforzo, per il grande amore vale la pena di compiere i passi che ti vengono indicati.
Guardate, mi richiama un po' l'energia del mago, perché la carta del mago comunque è una carta di azione, una carta di movimento, ha un'energia molto yang, molto di inizio, e probabilmente lo sforzo qui deve essere fatto, secondo me, nel dare una possibilità in più a questa persona, perché è vero che questa offerta è debole, però datele tempo. Anche perché anche voi avete comunque avete due carte di spade molto importanti, senza contare 10 che è qui, più il diavolo. Quindi è come se ci fosse qualche tema da un punto di vista fisico che impedisce. E quindi potrebbe essere un fai uno sforzo, applicatevi a quel tipo di problema. Se per esempio, come vi dicevo prima, non riuscite a incastrare il fine settimana, fate uno sforzo per riuscire magari a vedervi in settimana, per dire, no? Ognuno dei due potrebbe rinunciare a un giorno di palestra, per esempio, e vedervi. Andiamo a vedere ancora una fatina. Abbondanza. E vi dice di prepararvi per tutta l'abbondanza che sta per arrivare. Rilascia i blocchi mentali e lo vediamo qui e lo vediamo qui perché le spade sono proprio la mente, il 3 di spade è la sofferenza che crea la mente, l'ego, il senso di separazione e dice di rilasciare questi blocchi mentali anche inerenti all'abbondanza, al io merito. Tenete presente che qui avete un 5 di pentacoli, bisogna lasciare i sentimenti di carenza, il fatto di sentimenti, scusate, i pensieri di carenza, io non sono abbastanza, io non valgo, non ho abbastanza, capitano tutte a me, quelle lamentele un po' che si sentono, no? Che poi molte si trasformano, il subconscio le capta, le introietta e diventano parte integrante di noi e noi non ce ne rendiamo conto fino a quando non si fa il lavoro sulle credenze, fino a quando non si osserva come si pensa e come si parla. Però qui questa carta vi rasserena, vi dice state tranquilli perché c'è abbastanza abbondanza per tutti. E poi abbiamo questa carta bellissima che comunque richiama un po', no? La carta della stella qui e vi dice aspettate. Praticamente, quando si guardano le stelle, siccome la carta della stella fa anche riferimento ai semi stellari, tenete presente che qua si può parlare anche di canalizzazioni o comunque di avere attenzione alle cose di tipo sottile, di tipo superiore, però qua vi dice che la vostra intuizione fluirà più liberamente e vi rivelerà quello che avete bisogno di sapere inerente alla situazione che state vivendo. Vi dice un po' di affidarvi alle stelle, può anche essere l'oroscopo, per esempio, Amici del Leone, fatemi sapere se la lettura vi è stata utile, se insomma ci sono stati spunti di riflessioni interessanti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me inerente alle credenze limitanti mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto e se avete piacere di farlo per conto vostro potete comunque abbonarvi al canale. Anche lì tratto le credenze limitanti, c'è come un percorso, sono 4 playlist, sono numerate, andrebbero viste in ordine di numero e ci sono le credenze limitanti divise per settore come tema trattato, quindi andremo a vedere le credenze sui soldi, sull'amore, insomma si toccano vari aspetti. E in più ci sono anche temi di metafisica e di metamedicina con delle meditazioni per ripulire il campo energetico, per aiutarvi ad elevare le vostre vibrazioni, per aiutarvi a migliorare la vita fondamentalmente. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nella playlist con le copertine lilla. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!